Donald Trump e la Groenlandia. Vediamo di far luce sul tema di oggi. Anche oggi un nuovo tema sul quale far luce, tema da voi richiesto. Però vi ricordo che se volete richiedermi un video, gradirei molto che faceste delle donazioni qua, super chat, sticker, abbonamenti. Potete abbonarvi, regalare un abbonamento e comprare super grazie. Il minimo sono 99 centesimi di dollaro, ma in genere quando mi richiedono un argomento vanno dai 5 dollari o euro ai 10, 15, 20 euro o anche di più mi hanno donato. Quindi vabbè, vi faccio quest'unica richiesta per non perdermi in richieste. Il tema del giorno è Donald Trump e la Groenlandia, che sembra fare insomma delle richieste un po' troppo prepotenti riguardo una possibile annessione. E qua mi arrivano messaggi, dovrò vedere un po'. Ecco, cerchiamo innanzitutto ecco, già c'è, cerchiamo di capire di che cosa si sta parlando, perché con quali pretese Donald Trump dice che il Canada deve essere il 51esimo stato dell'Unione Nordamericana. Già l'altra volta abbiamo parlato del fatto che volesse annettere non come stato ma come suolo la Groenlandia. Vediamo qua se mi compare. Vi ricordo, se mi volete donare un cellulare, come per esempio uno che non costi molto, un Nubia, di donarmi quanto serve a comprarlo, specificando nella causale del versamento la marca e il modello che mi vorreste regalare per riuscire a cambiare questo Motorola Moto E7 Power. Allora, annessione Canada, agli USA, e compare fra le ricerche, perché è scaturita una vera guerra di dazi doganali e di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada, e di risposta tra Canada e Stati Uniti, che non so chi ha avuto più da perdere, se il Canada o gli Stati Uniti, perché il Canada è stato da sempre uno storico acquirente dei prodotti nordamericani. L'annessione del Canada agli Stati Uniti non è avvenuta e non è un progetto concreto, ma è stata oggetto di dibattito e retorica politica, soprattutto in relazione alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha proposto l'idea come 51esimo stato, generando però reazioni di rifiuto in Canada, che preferisce mantenere la propria identità e sovranità nonostante i forti legami economici e culturali, anche a causa di una storia di tentativi di invasione, guerra del 1812, e una percezione di elefante amichevole vicino. Contesto storico: rivoluzione americana 1775-1783. Gli Stati Uniti tentarono di annettere il Quebec, ma furono respinti, rafforzando l'identità canadese anti-americana. Guerra del 1812. Altre invasioni americane fallirono, consolidando il confine e la distinzione tra le due nazioni. Ai ai ai,
proprio sul Canada mi dovevate cadere, americani, che poi sono americani anche canadesi. XIX secolo si verificarono movimenti annessionisti ma senza successo, come furono dei movimenti annessionisti di cowboy che andarono a vivere in Texas facendo guerra prima contro gli spagnoli e poi contro i messicani e riuscendo a annettersi il Texas a Nord America. Dibattito contemporaneo. Retorica di Donald Trump. Ha riproposto l'idea di annessione suggerendo che sarebbe un matrimonio vantaggioso, ma sottolineando che avrebbe solo che avverrebbe solo con il consenso canadese, cosa improbabile. Risposta canadese. Politici e cittadini canadesi respingono fermamente l'idea, sottolineando l'importanza dell'identità e dei valori canadesi, come il sistema sanitario pubblico, che è migliore, diversi da quelli statunitensi. 51esimo stato. L'espressione è usata in Canada per evidenziare i rischi di eccessiva integrazione con gli USA. Quindi gli gioca a sfavore. Se prima si sentivano integrati con gli USA, adesso se ne vogliono allontanare. Bravo Donald Trump, hai visto che stai ottenendo? Prima si diceva che gli Stati Uniti non erano come i russi, perché i russi avevano cercato di far guerra o di invadere tutti i paesi circostanti. Invece adesso gli Stati Uniti di Donald Trump sono riusciti a ritornare a stare in conflitto con messicani e canadesi, che sono gli unici due paesi confinanti che hanno. Cultura politica. Il Canada preferisce una relazione di partner amichevoli piuttosto che un'integrazione forzata, temendo di essere sopraffatto dall'influenza americana. Complessità gestionale. L'annessione di un territorio così vasto con un sistema sociale diverso, esempio sanità pubblica, ma anche sistema politico diverso, sarebbe un onere significativo per gli USA, quindi è impossibile anche da realizzarsi, incluso se superasse plebiscitariamente la questione, le preferenze dei canadesi. D'altra parte il Canada è integrato nel Commonwealth e gliel'ha fatto comprendere molto bene nella sua visita a Westminster o a Buckingham Palace Carlo III a Donald Trump. Un po' ironicamente gliel'ha fatto comprendere che non avrebbe mai ceduto parte del Commonwealth agli Stati Uniti del Nord America. E voi cosa ne pensate? Donald Trump ha avuto un colpo di testa a riproporre una cosa del genere, oppure lui è soltanto il portavoce dei neocons, dei neoconservatori che hanno sogni espansionistici paragonabili a quelli di Vladimir Putin? Non so, perché magari non è un'iniziativa sua, però è sconcertante che abbia questi sogni di annessione come quelli del Canada o del Messico, che poi in un altro video tratterò dei suoi conflitti col Messico, o della Groenlandia, perché innanzitutto può andare con tutto anche in altri paesi. Metti il caso che per la lotta al bipismo, come dice l'avvocato Catania Francesco, decida di annettersi per ragioni di sicurezza nazionale la Sicilia. Manderebbe un rappresentante in Sicilia per discutere l'annessione dell'isola con le buone o con le cattive, sovravolando la gestione nazionale italiana, quindi il governo italiano, il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio dei Ministri, il Senato, il Parlamento, la Camera dei Deputati, eccetera. Sarebbe un orrore. E allora perché deve succedere con la Groenlandia o con il Canada? E poi questo convalida quello che ha fatto Putin negli ultimi 3 o 4 anni,
cioè volersi annettere l'Ucraina, cambiarne la gestione politica, attaccando direttamente Kiev. Tutto l'Occidente si è opposto a questa mossa putiniana. Perché? Perché mina la democrazia. Altrimenti, ieri lo ha fatto Putin, oggi lo fa Trump, dove, come vuole e con chi vuole, e un domani non so, anche Xi Jinping lo può fare con Taiwan. Chi lo frena? Chi lo ferma? Il diritto internazionale non viene rispettato, il Consiglio di sicurezza dell'ONU non viene rispettata, allora ognuno fa i cavoli suoi, invade chi vuole, annette il territorio che vuole, bombarda le strisce che vuole. Infatti ha avuto l'approvazione di chi sta bombardando una striscia, oltre che di Putin, oltre che di Xi Jinping. Insomma, prima era Hugo Chavez che era difeso dai dittatori, adesso è Donald Trump che è difeso dalle stesse persone. C'è un qualche cosa nella narrativa politica nordamericana che non mi sconfinfera più di tanto. Ma voi che ne pensate? Opinate qua sotto, che addirittura non solo il professore Alessandro Orsini, ma addirittura il suo amico immaginario John Ampio concordano assieme a Travaglio e a tanti altri con Donald Trump. Non c'è più religione in questo mondo. Io mi chiedo poi se l'amico immaginario sia John Ampio o il professore Alessandro Orsini, chi sia l'amico immaginario di chi, ma questo supera i confini accettabili. Poniamo un'altra domanda. Condividete questa premier finché è in onda, affinché anche altri possano intervenire nella chat. Vi ricordo che ho attivato la modalità solo iscritti, perché altrimenti la gente viene, passa, commenta, ciao, e poi non si iscrive. Invece no, io voglio che voi vi iscriviate. Poi in questi giorni uscirà anche, o è già uscita, perché questa non so quando la programmo, una premier che faccio la spesa. Sono ritornato a fare la spesa, ebbene sì, cioè a filmarmi facendo la spesa. Allora vi ricordo che ancora che c'è la premier potete partecipare della chat con super chat, sticker. A chi propone un argomento con 5, 10, 20 euro io farò un video. Poi potete mandare uno sticker, potete abbonarvi al canale, minimo 99 centesimi di dollaro, potete regalare un abbonamento. Questo lo potete fare già dalla chat. Anche quando questo video non sarà più una premiere, voi potete abbonarvi, regalare abbonamento e regalare un super grazie che si trova sotto questo video, oppure di un qualsiasi video mio. In questo modo voi ditemi a che minuto io ho parlato di una determinata cosa, mi date una donazione 5, 10, 20 euro dicendomi continua a parlare di questa cosa. Io farò un altro video, magari di un video mio di 10-15 anni fa. Allora, qua abbiamo trovato un giornale, non gli facciamo il nome, pubblicità, però mi sembra esaustivo. Ecco perché Donald Trump
vuole Canada, Panama e Groenlandia. In un altro video parleremo del Messico. Nuove rotte per i traffici, basi per strategie difensive, interessi commerciali e risorse minerarie. Ecco cosa fa gola il presidente USA, che non è un politico rampante, ma è un imprenditore, quindi a lui gli interessano solo le cose pratiche. I disastri che fa un imprenditore quando entra in politica, noi ne sappiamo qualcosa. Poi non trovo più l'articolo perfetto, perché si vede che in questo giornale bisogna abbonarsi. Però già la sintesi lo dice tutto. L'ascolto è riservato agli abbonati premium. Ah, vabbè. Ah, vabbè, qua un antivirus non c'entra nulla. Chiediamo a iMode, che l'intelligenza artificiale di Google va leggendo i giornali per noi, anche quelli in abbonamento, e ci dice cosa hanno scritto anche senza che noi ci abboniamo. Quindi abbonamento, guarda qua, abbonamento. Infatti cita fra i giornali anche quello italiano che voleva l'abbonamento. Perché Donald Trump vuole annettere il Canada agli USA? Le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all'annessione del Canada come 51esimo stato degli USA sono state inizialmente come provocazioni legate a dispute commerciali, ma nel corso del 2025 e all'inizio del 2026 sono state ribadite con crescente insistenza, venendo percepite da Ottawa come una seria minaccia diplomatica. Ecco le ragioni principali addotte da Trump per sostenere questa proposta: riequilibrio economico e deficit commerciale. Trump sostiene che gli Stati Uniti sovvenzionino di fatto l'economia canadese attraverso un massiccio deficit commerciale stimato intorno ai 100 miliardi di dollari annui. Secondo il presidente americano, l'annessione eliminerebbe istantaneamente 1 dazi doganali. L'integrazione totale farebbe sparire le barriere tariffarie applicate a beni chiave come acciaio e alluminio. 2 tasse elevate. Trump promette che come stato americano il Canada beneficerebbe di tasse sostanzialmente ridotte. Un altro punto è 2 sicurezza e difesa, il Golden Dome. Trump ha utilizzato l'annessione come leva per le spese militari, offrendo al Canada l'inclusione gratuita nel sistema di difesa missilistico statunitense chiamato Golden Dome solo se diventasse il 51esimo stato. In caso contrario ha minacciato di richiedere un pagamento di 61 miliardi di dollari. Sostiene inoltre che il Canada sarebbe più sicuro contro le minacce di navi cinesi e russe nelle acque artiche. 3 controllo delle risorse e dei confini. Il presidente americano ha messo in dubbio la validità dell'attuale trattato sui confini, sostenendo che l'unione dei due paesi risolverebbe definitivamente il problema del confine settentrionale. Ha inoltre affermato che l'annessione renderebbe gli USA il paese visivamente più incredibile al mondo, e quindi una ragione estetica. Comunque ha ragione riguardo i confini. È come dire: fra la mia e la tua casa ci sono delle dispute su dove finisce il mio giardino e il tuo. Annettendo la tua casa alla mia, queste dispute finiscono. È chiaro, converrebbe a me, no? Reazioni e contesto attuale. Gennaio 2026. Resistenza canadese. Il governo canadese guidato dal nuovo primo ministro Mark Carney, dopo le dimissioni di Justin Trudeau nel 2025,
ha fermamente respinto l'idea dichiarando che il Canada non è in vendita. Pressione economica per forzare la mano, Trump ha imposto dazi crescenti fino al 35-50% su alcuni settori, portando l'economia canadese a una contrazione nel 2025. Interpretazione: sebbene inizialmente liquidata come una battuta fatta a Mar-a-Lago, molti ministri canadesi e analisti internazionali considerano ora queste esternazioni come parte di una strategia di sabotaggio economico volta a indebolire la sovranità del paese. Veramente adesso ci accorgiamo perché ci sembrava che Donald Trump si era trasformato magicamente nel portavoce di Vladimir Putin in Occidente, cioè che invece di aiutare Zelensky e appoggiarlo, lo abbia invitato alla Casa Bianca per fargli un'imboscata assieme ai suoi collaboratori. E ci sembra, quindi mi sembra a me, ma ci sembra perché sembra a molte persone, che da questa impasse non si esce facilmente. Come fare in modo che la situazione possa essere compresa nella sua gravità da molti nel mondo, perché si va verso forse un totalitarismo globale o verso dittature morbide democratiche o forse verso democrazie deboli. Perché se Donald Trump dice make America great again, cioè è la sigla di MAGA, vuol dire che attualmente riconosce che l'America non è grande e non è forte, non è potente né commercialmente né industrialmente e nemmeno militarmente, perché hanno trasferito le industrie in Cina, trasferendo anche il know-how, il knowledge, la conoscenza tecnica e industriale, e per cui molte di quelle tecnologie se le sono appropriate e le hanno taroccate i cinesi continentali, ma anche di Taiwan. La microtecnologia, la nanotecnologia dei microprocessori, che ormai sono di qualche nanometro, ce l'hanno i taiwanesi e adesso la stanno replicando nel continente i cinesi, perché gli hanno proibito di utilizzare nella loro industria la nanotecnologia statunitense ed occidentale, e allora loro fanno dell'ingegneria reversa, soprattutto su microprocessori anche vecchi degli anni 90 2000 che non hanno più diritti d'autore di patentamento, per poi arrivare alla loro nanotecnologia. Ci sono sempre più marche che prima facevano come la Samsung conduttori elettrici, cavi elettrici, che fanno cellulari a buon prezzo. Ci puoi mettere delle imposte, ma dicono che ci fanno dumping perché sono imprese di Stato, capito? Guarda quanti cellulari, guarda quanti all'anno solo di una marca. E allora gli Stati Uniti, se non fosse per il dollaro che deve essere utilizzato nella compravendita del petrolio, se non fosse perché controllano la compravendita del petrolio a livello mondiale, e se non fosse perché vendono alcune marche e lo stesso dollaro come se fosse una plusvalia, perché tutti vogliono dollari nel mondo per salvaguardarsi dall'inflazione e per fare transazioni commerciali da altre monete, anche gli europei devono comprare dollari quando devono trasferire denaro e beni nel mondo, comprare dollari e ricomprare euro. Se non fosse per questo, il Nord America avrebbe un'economia, non so, non dico da terzo mondo, ma allo stesso livello di quella russa.
Allora, gli Stati Uniti vogliono diventare grandi di nuovo, e non solo Donald Trump, perché evidentemente hanno perso la grandezza degli anni 80 e 70. Avevano delle macchine che bruciavano benzina, perché avevano delle Pontiac limousine che pesavano 1 o 2 tonnellate, e facevano in pratica 1 chilometro o 4 con un gallone di benzina, che sono 4 litri, perché la benzina costava 20 centesimi il gallone. Invece in Italia costava 1000-1900 lire il litro di benzina, capito? E quindi loro hanno sempre avuto un'abbondanza di prodotti. Perché ci sono gli obesi morbidi negli Stati Uniti molto di più che nel resto del mondo? Perché il cibo, soprattutto il cibo industriale o spazzatura, costa centesimi. Vai a comprare hamburger scongelati all'ipermercato e lo compri a centesimi. Non è come comprare carne macinata in Italia, che di buona qualità ti costa un occhio della testa. Quindi voi che ne pensate di tutte queste cose? Scrivete qua sotto. Ormai ho fatto un video di 26 minuti, sono stato esaustivo, non voglio essere ridondante. L'altra volta, parlando dell'annessione alla Groenlandia, si vede che avevo più argomenti, o si vede perché stavo prendendo il mate, non mi ricordo. Ho parlato circa 40 minuti. Ormai è troppo tardi per ricordarvi di partecipare nella chat, che ho ristretto solo agli iscritti, perché in questo modo almeno mi date qualcosa. Volete partecipare della chat della Premier? Iscrivetevi, che non vi costa nulla. Date il like alla Premier se vi è piaciuta, compartitela perché anche altri la possono vedere durante la Premier, che adesso sta finendo, o in video. Commentate il video, partecipate della chat, super chat, sticker, regalatemi un super grazie perché mi possa comprare un cellulare anche 20 euro. Ci sono cellulari da 50-100 euro, voi fate un po' voi, secondo la vostra generosità, perché mi posso comprare un Tecno Spark, un Infinix. Io cercavo l'Infinix Note 50 Pro Plus 5G, ma anche un Note 40 va bene. Per cambiare questo dispositivo che ormai funziona bene, ma lo terrò per filmarmi fuori casa, perché poi devo riparare il televisore che si è rotto lo spinotto della cucina di mia madre. Mi raccomando, fate i bravi. Forse mi comprerò a mia madre, con i soldi che mi regalate, un Google Chromecast di 4ª generazione Full HD per un LED TV HD. In questo modo potrò vedere, trasformarlo in smart TV e vedere comunque delle cose che voi umani non avete mai visto. Ma soprattutto vedere i canali televisivi attraverso delle applicazioni Android. Allora vi lascio, a malincuore continuerei a parlare, ma ho già detto tutto ridondantemente della volontà annessionistica di Donald Trump del Canada, che sembra come quella di Vladimir Putin o di Xi Jinping, che rischia di legittimare. D'altra parte aveva parlato di rendere un villaggio turistico la striscia, che voi sapete quale, innominabile. Non si riesce alla notizia, e quindi ditemi voi cosa ne pensate, a cosa ci porterà, a quale futuro ci porterà distopico questa volontà di Donald Trump. Mi raccomando, conto con la vostra partecipazione. Iscrivetevi al canale per scrivere in chat, mi dareste la vostra iscrizione, che per me è importante, mi fate sentire seguito, magari supero le 5000 iscrizioni. Vorrei arrivare alle 100.000, che ormai oggigiorno non è questo granché, ma è lo stesso molto per farmi sentire la vostra solidarnosc nei miei confronti, come direbbe Lech Walesa o Valescia. Per quanti di voi hanno la mia età sanno di cosa sto parlando.
la vostra solidarietà in polacco, solidarność, solidarizziamo. Allora vi lascio perché i miei cani mi chiedono da mangiare. Vediamo che ora è. Beh, manca ancora un quarto d'ora a mezzogiorno. Sono voraci come le vongole voraci. Ah, che sono le vongole. Ma come? Con tutti gli spaghetti che avevo messo nella pentola assieme alle vongole? È perché ti sei sbagliato a comprarle. Non hai messo le vongole veraci, hai messo le vongole voraci. Si sono mangiate tutti gli spaghetti e se non stai attento te devorano pure a te. Ecco, con questa ultima battutaccia vi lascio. Ormai 30 minuti mi hanno stressato, se ne sentono i risultati, li sentite voi. Peggio per voi che mi avete seguito fino qua. Comunque grazie di avermi seguito fino a questo minutaggio. Forse magari vi siete sintonizzati adesso, come direbbe Oliver Hardy, arrivederci. E mi raccomando, iscrivetevi, commentate questo video, condividetelo, se vi è piaciuto dategli like, se ve la sentite appoggiatemi con un abbonamento minimo di 99 centesimi, richiedetemi un video su un argomento a vostra scelta dai 5 euro in poi e guardate i miei vecchi video che adesso YouTube gli sta rieditando. I miei video più divertenti vanno dall'anno 2013 al 2018. Cercateli, trovateli, guardateli, commentateli, fatemi sapere. Ciao, sto già al 32esimo minuto, se no veramente faccio 70 minuti di video. E poi dicono che sono ridondante. Chissà quale altro argomento illuminerò, su quale altro argomento getterò luce la prossima volta. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi e guardate i miei vecchi video. Ciao.